Buongiorno gente e bentornati. Oggi farò una di quelle ricette che io chiamo ricette basi ed è il riso pilaf. Il riso pilaf è un riso che viene utilizzato molto in Turchia ma anche nel bacino del Mediterraneo della parte medio orientale, fino in Asia. Ed è un riso che appunto dal turco col nome pilaf significa bollito, ma in realtà non viene bollito ma cuoce per assorbimento, ovvero assorbe il liquido che gli viene messo, in questo caso del brodo vegetale. Quindi adesso noi ci vediamo ingredienti e ricetta e come al solito all'interno del video vi darò qualche piccolo consiglio. A dopo! Per cominciare a fare il nostro riso prepariamo intanto il brodo vegetale. Io ho messo una cipolla, una carota, una costa di sedano e un pomodoro. Per il riso pilaf usate un riso a chicco lungo, tipo Patna, Basmati o Long Rice. Sciacquate bene il riso, facendo attenzione a girarlo perché si rompe facilmente. Scaldate 4 cucchiai d'olio in una casseruola a fuoco basso e mettete dentro la cipolla tritati finemente. Dopo circa 10 minuti aggiungete le spezie. Io ho messo la cannella, l'anice stellato e i chiodi di garofano e lasciate insaporire per un minuto circa. Per quello che riguarda le spezie, io ho messo quelle classiche. In realtà ci si possono mettere altre spezie che vengono utilizzate appunto nel bacino mediorientale o in Turchia, che sono lo zafferano, la curcuma, il cardamomo. Quelle che ho messo io sono, diciamo, la versione più classica e vi posso assicurare che esce fuori un profumo fantastico. Mettete il riso e mescolate. Dopo un paio di minuti mettete tutto il brodo. Altra cosa importante, il brodo deve essere il doppio del volume del riso. Io in questo caso ho fatto 400 g di riso ed escono fuori 800 g di brodo. Per fare il brodo però non ho messo 800 g di acqua, ne ho messo 1 litro perché poi evapora e quindi perde circa il 20%. Se però volete essere proprio precisi potete utilizzare, per misurarlo bene, una brocca graduata. Ora va lasciato coperto per il tempo della cottura del riso e non va mai girato perché cuoce per assorbimento. E per quello che riguarda poi la cottura, io la sto facendo sul fuoco, ma se volete potete passarla anche direttamente in forno, a 170 gradi più o meno allo stesso tempo. Passato il tempo di cottura del riso, spengete il fuoco. Come vedete ha assorbito tutto il brodo. Ora va fatto riposare per circa 5-10 minuti e poi sgranatelo su un piatto piano o su un vassoio e fatelo raffreddare. Abbiamo cotto il nostro riso, adesso come lo possiamo utilizzare? Beh, intanto molti di noi lo utilizzano quando stanno a dieta e si mangia così com'è, che è buonissimo perché ha degli aromi e dei profumi veramente intensi ed è molto gradevole. Però nasce come accompagnamento a pietanze che abbiano dei sughi importanti. Io posso farvi un esempio pratico, non so, a un goulash, piuttosto che uno spezzatino di manzo, di agnello, di vitella, quello che desiderate voi. Oppure lo potete accompagnare come farò io alla prossima ricetta, ovvero con il pollo al curry. E quindi io vi aspetto alla prossima e vi auguro nel frattempo una buona giornata. Un bacione a tutti!